Ciao, 你好， hello, こんにちは。 io sono Mauro. Io sono Yvonne, Benvenuti a Imparliamo. un podcast che parla di lingue, culture e comunicazione. Ciao Yvonne, Eh, buonasera. Ciao, buonasera Mauro, come stai? Molto bene tu? Molto bene. Oh, perfetto, perfetto. Allora, siamo arrivati alla seconda puntata. Sì, che bene. Perfetto. E la prima abbiamo fatto un'introduzione al podcast, Mhm. ma dobbiamo introdurre noi i Sì, presentatori o se vuoi gli chiaramente. host del podcast, perché Sì, la gente, Ivone, è a casa in questo momento e dice: Ma questi chi sono? eh sì, esatto. Cominciamo da te, se ti va bene. Ok, sì. Ok, allora. Cosa puoi sapere di me? Cosa il mondo può sapere di me? Beh, allora, il nostro podcast si chiama Lingue, Culture, Mm, Comunicazione, quindi queste tre grandi aree immagino che abbiano un peso nella tua vita e se sì, vuoi, tanto. ecco, perfetto. Dimmi un po' da dove parte il tuo amore per le lingue e che tipo di studi hai fatto. Sì, l'ultima puntata abbiamo già parlato un pochino del nome, da dove viene, perché abbiamo interesse, entrambi abbiamo interesse in questi argomenti, no? Io sono nata a Shanghai, in Cina, e poi quando avevo 3 anni mi sono trasferita a Hong Kong e per questo motivo ho imparato tre cinesi, tre lingue cinesi quando avevo solo 3 anni. Cioè sono shanghainese, dialetto di Shanghai, mandarino e anche cantonese. E poi sai Mhm. che Hong Kong è una città colonizzata come si dice? Gran Bretagna. Gran Bretagna, perfetto. Gran Bretagna, quindi dobbiamo imparare inglese da piccolo, dall'asilo anche. Sì, Mhm. quindi sì, ho iniziato tante lingue a un'età prestissima. Però infatti in realtà alla scuola non mi piaceva tanto. Ah, Sì, non mi piacevano tanto le lingue, ho preso molto cattivi, brutti voti. Sì, perché il sistema era esame, cioè chi piace fare ok. esame? Certo, È un sistema una... duro, molto rigido. Sì, sì, però poi quando avevo 16 anni mi sono svegliata che mi rendevo conto che l'inglese è importantissimo, sì, per il Mhm. futuro, per lavoro, per tutto. Quindi avevo voglia di migliorarmi a quella età e ho pregato ai miei genitori di lasciarmi andare a fare un summer course, un corso estivo in Sì, Inghilterra. ok. Sì, quindi sono andata a Oxford un mese per fare un summer course, summer camp. E là nella classe ho conosciuto tante persone europee, perché non solo una classe per cinesi, ci sono Mhm. sì, studenti da tutte parti. E quindi a Certo. quel momento, in quel corso, mi sono resa, mi- Conto? sì, mi sono resa conto che sono molto affascinanti tutte le persone da diversi paesi, parlando con diversi gesti, espressioni, e toni, voci, non so, che non capivo nulla, però sì, durante le Eri pause io affascinata dalla diversità dei gesti, sì, espressioni, sì, modi. sì, anche non so, vestiti, abitudini, non so cosa è che Certo. durante le pause io sono sempre guardando a loro, guardando questi sono francese è così, tedesco, molto alto, è così, sempre guardando la gente e sentendo cosa stava parlando e mi incuriosiva molto guardando le gente. E quindi a quel momento
E poi, ok, entra sempre un po' di amore. Ho visto un Certo. ragazzo tedesco altissimo, biondo, che mi affascinava molto. E quindi ho chiesto a un'amica tedesca, e come si dice I love you in tedesco? E, Ah, so- ecco, vedi? e sono partita così, dall'amore sempre. Però poi no, non sono Bello, uscita. bello, perché ci vuole amore nelle cose che facciamo, quindi bello, molto Sì. bello. Sì, e da là ho iniziato a imparare tedesco. Quando sono ritornata a Hong Kong continuava e poi all'università sono andata in Inghilterra sempre studiando le lingue e ho aggiunto spagnolo come my major language, una materia, una specializzazione. Mhm. E poi ho studiato linguistica e ho fatto anche della Erasmus in Spagna e anche due estati in Germania. Sì, quindi ho continuato sempre e poi anche ho conosciuto tanti amici da Giappone, ho iniziato ogni tanto a studiare un po' di giapponese. Sì, e poi dopo la laurea, non si chiama laurea in Inghilterra, bachelor's degree, no? Sì. Eh, ho continuato a fare un altro degree a Hong Kong, master sempre in linguistica. Mhm. Sì, e poi ho lavorato dei anni in IT, industria di tecnologia, di formazione, sempre facendo qualcosa che con clienti europei o che usando le mie lingue. Mhm. E poi Interprete, traduttrice. sì, o customer service, customer support, tipo questo. Mhm. E poi alla Sì. fine, verso 30, quando avevo 30, ho iniziato a studiare PhD, sì, uno Mhm. studio dottorato, sì, in Sì, linguistica, perfetto. sì. Qui- Quindi, quindi diciamo che mm, prima il tuo approccio è stato con le varie lingue, inglese, sì, tedesco, sempre per eccetera, interesse. Mhm. e poi da lì sei passata alla linguistica. Sì, perché non so, mi trovo molto interessante sapere più profondamente del meccanismo dietro delle lingue. Sì, perché quando si Mhm. studia, quando io dico alla gente, io studio linguistica, le mie amici a Hong Kong sempre pensano, ah ok, allora studio inglese o studio cioè, francese. No, io dico è diverso, un'altra cosa, no? O mi chiede, allora Esatto. quante lingue puoi parlare? Ah no, che non c'entra questo anche. Però Linguistica. le so parlare, ne so molte, ma non c'entra. Sì, però in realtà una linguista non deve sapere un sacco di lingue, basta anche Perfetto. uno o due. Io penso che c'è vantaggio, però non è un Sì, obbligo, sì. sì, Che certo. linguistica è principalmente studio, scientific way of studying languages. Traduci per piacere. Allora, ripetilo più lentamente. Scientific way of studying languages. Ok, way io lo traduco sempre come Un modo, modo quindi, scientifico, però sì. in questo caso un metodo Ok, scientifico di studio del linguaggio. sì, ecco. Suona bene, vero? Suona molto Sì. professionale. Sì, Perfetto. quindi la linguistica è molto scientifica in realtà, sì, Mhm. anche che appartiene della facoltà umanità. Si può fare tante Certo, cose, certo. esperimenti o scansione del cervello anche. Ci sono tanti brani sotto linguistica. Mhm. Ok, ok, Mhm. va bene, va bene. Quindi dicevamo, tanto studio, hai studiato tantissimo, ti sei specializzata, prima il master, poi il PhD. Mhm. Diciamo che in tutti questi tuoi studi, che Mm. cosa ti interessava in particolare? C'era un argomento che dicevi, ah, questo argomento è proprio interessante, vorrei lavorare su questo. Sì, sì, tra tanti brani della linguistica ho scoperto che ho più interesse in un campo che si chiama sociolinguistica, quando facevo il bachelor's Mhm. degree. Sociolinguistica principalmente studia
come, ok, in poche parole, variazioni delle lingue. Quindi, per esempio, anche dialetti, per esempio, Sì. dialetti italiani, appartiene di questo campo sociolinguistica. O, Anche sì. lo slang, il Sì, gergo. anche, sì, 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 sì. E poi per esempio come i giovani parlano in un modo diverso che persone di altra età, Certo. o magari per esempio quando tu ti trasferisci in un altro paese, cambia tuo accento o no, vuoi Sì, integrare o no, sì. Tante questo tipo di argomenti sono da sociolinguistica. Però quando ho bellissimo. iniziato, ho iniziato la PhD, Sì, mio supervisore è una specialista di analisi conversazionale e ok, anche in relazione con sociolinguistica, però certo. più vicino del campo che si chiama pragmatici, pragmatics, Mhm. sì, o pragmatica, non so, Ok, sì. pragmatica, sì, probabilmente, sì. Sì, pratica Pragma- dell'uso del linguaggio. Mhm. Quindi analisi conversazionale principalmente studiamo qualsiasi interazione tra persone o adesso anche tra le machine, macchina come Siri. Sì, Certo, certo. sì. Quindi, l'interazione e tutti i tipi di linguaggio che si usano, comprese le pause, e compresi i Sì. gesti, le espressioni del Anche, sì, viso, anche silenzio, ispirazione, tutto quello che tutto. succede in una conversazione. E il mio studio, dottorato, nel mio studio dottorato ho studiato le interazioni fra adulti e bimbi, piccoli bimbi Ok, di ok. 2 o 3 anni. Sì, quindi è molto interessante vedere come adulti, per esempio, fa i piccoli finire qualcosa, fare qualcosa, richiedono di obbedisci, obbedire. Sì, Sì, e poi, obbedire. sì, e poi i bimbi piccoli con solo poche parole che hanno imparato, come possono esprimersi o come possiamo vedere se hanno capito o no, sì, queste cose. Mhm. Sì, mi affascina Ok. molto. Mhm. Ok, ok, bene. E quindi nell'ultimo periodo ti sei concentrata di più sull'utilizzo in famiglia, sul Sì. rapporto tra i bambini piccoli e le lingue? Sì, sì, anche perché per mia ricerca ho iniziato con mio figlio, Ah, vedi. che La sì, tua cavia noi... in pratica, hai usato il figlio come cavia. Cavia? Cosa significa? Sì, cavia, sai, è un piccolo soggetto per un esperimento. In realtà è il nome Ah, ah, anche di... sì, guinea pig. Sì. Sì, Cavia. esatto. Però Sì, esistono mi anche le fa... cavie umane e tu hai usato tuo figlio, giustamente. Sì, cavia. Ma anche io sono stata cavia. Sì. Praticamente uso tutta la famiglia. Sai che i ricercatori sono così, che prendono le persone più vicine e fare Eh, esperimenti. Perfetto, perfetto. Chissà le persone vicine cosa ne pensano. Però, no, adesso scherzi a parte. No, sì, Sì. quindi ho iniziato con mia famiglia e siccome che noi siamo una famiglia multilingue e naturalmente anche ho interesse in persone multilingue, Mhm. quindi questo diventa sì, uno delle mie argomenti sì, topic per la Sì, ricerca. Mm. forse devi spiegare anche multilingue perché io lo so, però forse Mhm. chi ci ascolta non sa che tuo marito ha una Sì, certa nazionalità. sì, mio marito è italiano, però è andato via da Italia quando avevo 20 o 21 anni. Ha lavorato Mhm, a Londra per un po' e poi Sydney per 6 mesi o un anno, non mi ricordo. E poi noi ci siamo incontrati a Singapore quando mhm. eravamo colleghi nell'ufficio.
Ma tu non Quindi avevi iniziato a studiare italiano oh no, 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 ancora? sì, a quel tempo ho solo completato, ho finito il mio studio di master, quindi a quel momento parlavo spagnolo bene, tedesco bene, inglese Mhm. e cinesi, tutte le tre cinesi. Con tuo Mhm. marito parlavi inglese, Sì, perché sì, eravamo non lo colleghe, spagnolo. quindi spagnolo per scherzare, no? Ah, per scherzare, O ok, come una ok. lingua di segreto, quando eravamo a Shanghai e dobbiamo affittare un appartamento e dobbiamo parlare del prezzo che non è troppo caro e parlavamo in spagnolo così che la gente non capiva. Sì. Beh, molto utile, molto utile. Quindi dicevo, sì, e anche adesso tu con tuo marito preferisci parlare inglese o sei passata all'italiano? Adesso un po' mescolato perché lui capiva, lui capisce bene il cinese dopo tanti anni, Ah, perché ecco, anche quindi, parliamo con i bimbi ogni giorno la nostra madrelingua, quindi infatti sì. questo è un dato interessante, anche infatti ti stavo per chiedere come vi Mm. regolate con i Sì, con bambini, i le tue cavie bambini in pratica. sì, più semplice. Lui parla sempre o prova di parlare di più italiano. Quando eravamo più piccoli sono più facile di controllare. Quando Certo, adesso è più grande parlano in qualsiasi lingua che preferiscono, abbiamo perso un po' di controllo. Però ok, sì, dall'inizio siamo partiti da sì, lui con italiano, io con mandarino, mhm. così. E poi abbiamo anche una tata domestica, no, no, come si chiama? Tata, Una tata o una sì, babysitter, sì, un una- babysitter da Filippina, quindi Mhm. lei parlava inglese come seconda lingua con i bimbi e poi in Singapore la gente sempre parla Parlando. inglese, un po' di cinese, tutto. Sì, così. Mhm. Mm. Bene, quindi questo approccio che avete fatto con i vostri figli praticamente era che tu usavi principalmente il cinese e tuo Sì. marito principalmente l'italiano, Sì, c'è un giusto? nome, questo approccio si chiama Eh, One Parents, One Language, quindi un mm, genitore, una lingua. ok, Sì. ed è un approccio che funziona? Ha dei Eh, buoni risultati? Più o meno ci sono tante cose. Ok, facciamo un altro episodio di parlare Ah, è questo, vero, è vero. perché ci Hai sono ragione. Però, tante cose, tante piccole cose mhm, che non è che è così semplice che tu parli questa lingua che funziona perfettamente, perché anche dipende dal contesto di quale paese che abiti, perché solo una persona non è sufficiente per mhm, i bimbi imparare bene. certo. Sì. Mhm. Ci No, vuole di più. allora, Mhm. questa era una mia domanda perché siamo arrivati a questo argomento parlando un po' dei tuoi Mm. interessi anche di Mm. studio, del fatto che Sì. ti occupi del bilinguismo o Mm. plurilinguismo dei bambini. Sì. Allora, mi stavo domandando, magari c'è qualcuno che ci ascolta che è in una situazione simile a dei bambini Sì. piccoli e Sì, si sì, sta certo. domandando, ok, potrei Mm. fare così, ma funziona? È un approccio giusto o no? Quindi adesso magari poi dedicheremo un episodio solo a questo argomento, Sì, e però anche intanto, scrivici, ascoltatori, se avete qualche domanda, esatto, scrivici, perché ogni esatto, caso è molto particolare, quindi certo. non è che il mio approccio che funziona a me può funzionare a ogni persona. Mhm, mhm, Sì. Però comunque era perché se qualcuno fa così, comunque la tua reazione non è dirgli è sbagliato, smetti. Insomma, è un approccio che ha Mm. una sua validità, ecco. Sì, dipende la situazione, la combinazione delle lingue, dove vivono, che risorse hanno.
sì, Mhm. tanti parametri, tanti fattori che possono influire la dinamica. E poi Certo. anche che le persone pensano che, ah, poi che bello, avete tante lingue a casa, allora i bimbi possono imparare. Non è così. Ho scritto un articolo che sta per pubblicare questi giorni, sì, online, che dopo posso mettere il link magari. Certo. Si tratta di mia storia, di mia famiglia, che conta delle dinamiche, cosa hanno successo in questi 14 anni nella mia famiglia con i bimbi, perché a volte hanno cinese come la lingua principale, a volte sono più bravi in inglese. Mhm. E poi sì, poi cambiamo le scuole, paese, e poi c'è Covid, tante cose succede, possono influire le dinamiche, la loro Ok, lingua. Mhm. chiaro, Sì. chiaro, certo, sì, sì, immagino. Va bene, quindi, Sì. Mhm. no, Parliamo un dimmi, altro. dimmi. Sì, No, sì, no, voglio fare un episodio sul mm, bilinguismo dei bambini perché comunque sei un'esperta del settore, è il tuo mm, campo e sarà molto interessante anche spiegare alcune cose, sì, però sì, sicuramente ogni caso è diverso e ci sono tanti fattori che possono influire su sì, quello che è la crescita anche nelle sì. lingue di un bambino. Sì, però importante è avere una intenzione di aiutare i bimbi, no? Perché Mhm. esiste, che magari non credi, esistono persone che non dà tanta importanza al bilinguismo o Mhm. plurilinguismo, che Sì, sì, perché pensano, ok, basta, quella lingua della scuola e impariamo quello e basta, o sì, abitiamo qui in Italia, ok, italiano e basta. Non, sì. non è- sì, non sforzano così tanto, non, sì, Mm. quindi sì, ok, ho fatto un progetto, questo progetto che si chiama, l'ho chiamato Rabbits, Raising Ok. Bilingual Babies in Talk. E Ah, ho fatto bello il anche, nome. sì, Mi Rabbits. piace coniglio, rabbit, con questo Sì, acronimo. sì, Bello. e con questo progetto principalmente ho ricevuto fondi dal governo da Singapore per fare video o risorse materiali, libretti Mhm. con domande, esercizi per i genitori. E quindi Bello. dentro ho messo uno dei temi è Family Language Policy, che è tradotto Sì, come politiche linguistiche familiari. certo. Principalmente questo concetto, ok, ha how to say, the three areas, Tre ten- aree, tre aree, sì, tre sotto questo tematiche. Sì, concetto, sì. E sì. il primo si chiama Language Ideology, Mhm. ideologia linguistica. E Mhm. in parole semplici parole è cosa pensi della lingua o cosa pensi del bilinguismo. Certo, Se hai, certo. perché i tuoi pensieri o come si dice, beliefs, your beliefs. Credenze, le tue Ah, credenze. sì, le tue credenze sì, possono influire le tue azioni, no? Quindi Assolutamente, sì, nel caso sì, dei genitori, assolutamente credo, no? di Anche tutto, perché sì. prima hai detto che magari ci sono persone che non danno importanza al Eh, bilinguismo, quindi dicono ok, adesso siamo qui in questo paese, parliamo questa lingua, però ho letto anche alcuni genitori che avevano paura che troppe lingue potessero eh, dare confusione al sì, bambino che questo cresce. sì, esistono tanti falsi miti sul bilinguismo. O magari i genitori pensano che non importa, si può iniziare anche alla primaria alle 6, non è troppo tardi. O Mhm. magari esistono genitori pensano che
Ma se non parliamo bene questa lingua a casa, allora meglio che non insegniamo sbagliato tutto. Mm, Sì, quindi tanti questi miti ok, esistono. E quindi ho pensato che è importante fare questo progetto, iniziativa per il pubblico, sì, per farli pensare un po', che non posso includere tutti sì, argomenti, però farli pensare un pochino, dare conto che il mio pensiero può influire come faccio crescere il mio bimbo. Sì. certo, certo, assolutamente. Ah, bello, interessante. E Mm. quindi hai portato avanti il progetto Rabbit e continui a portarlo avanti? Vai ancora avanti? Sì, adesso solo faccio un po' di social media, quindi ho anche un conto di Instagram per questo progetto, però per il progetto devo fare una nuova domanda al governo a Singapore a vedere se possiamo avere più fondi per continuare a fare più video, eccetera. Però Giusto. a parte di questo, se non riesco, comunque questo anno, per fortuna, sono, come si dice, commissionata per Mhm. scrivere un libro Ok, sei che, opzionata forse, cioè che ti hanno ho, incaricata di scrivere un libro. sì, ho fatto una proposta al the publishing house che si Casa chiama, editrice? sì, che si chiama Multilingual Matters, quindi Mhm. hanno accettato la mia proposta e pensano che sia una buona idea, quindi quest'anno mi impegno di finire questo libro e spero Ah, che sì, poi leggere il prossimo anno, sì, o presto. Sì. certo, cioè, allora diciamo a tutti quelli che ci ascoltano di seguirti su Instagram, anche nel Mm. progetto Rabbit, e poi Mm. comprare tutti il libro appena esce. Daremo tutte le indicazioni, ovviamente, appena esce il tuo libro Sì. andranno tutti a comprarlo. E quindi, che Mhm. dire, una ricercatrice universitaria, una linguista, una mamma, una scrittrice di libri, una scrittrice di articoli, perché stai per pubblicare anche un nuovo Sì, articolo, giusto? sì, Quindi sì. ce l'hai tutti, Yvonne. Non basta un episodio per raccontare tutto quello che fai. Sì, ho tantissimi ascoltatori, ho già una lista di 40 argomenti per parlare su tutte le cose di lingue, imparando prima lingua, seconda lingua, imparando da sola, o con la scuola o con Mauro, sì, o con Che l'applicazione, bello. tante cose abbiamo da parlare. Eh sì, bene, bene, sì, sì, perché poi anch'io, poi in un altro episodio parlerò più di me e anch'io Sì, adesso insegno italiano agli studenti stranieri da altri paesi sì, e quindi è molto interessante capire chi sta imparando, chi ha iniziato da solo, chi ha iniziato con le app, perché sì, adesso Duolingo è molto popolare. sì, sì, Quindi molte sì, sì. persone vogliono iniziare con Duolingo e poi andare avanti e poi la differenza di imparare con una persona che ti segue, un tutor o un Sì, insegnante. sì, tanto da parlare anche da parte di insegnamento, quindi prossima puntata. Esatto. Seguici. Seguiteci. Sì. Ok, Ok. E vuoi aggiungere il nome della pagina Instagram sì, o delle mettiamo, pagine sì, Instagram? mettiamo come si chiama? Caption sotto nell'episodio. Sotto. Trovate Sì, tutto sotto allora. sotto. Sì. Bellissimo, va bene, va bene. Allora salutiamo tutti. Sì, salutiamo e ci parliamo fra poco. Seguiteci, scaricateci e continuate a scaricare il nostro podcast. Sì. Grazie, ciao ciao. Ciao ciao, ciao a tutti. E questo è tutto per oggi. Grazie per averci ascoltato. Io sono Yvonne, Io sono Mauro, avete ascoltato Imparliamo. un podcast che parla di lingue, culture, comunicazione. A risentirci. Zeugin, Au revoir, auf Wiederhören. da Svidania. Adios.